È stato proposto un ruolo in Gomorra e dopo un po' che abbiamo finito di girare sono stato immischiato in una rissa e sono stato arrestato. Comunque nel 2007 furono arrestati mio padre, mio fratello, insieme a mia mamma, mio zio e mia zia per l'associazione familiare. È da lì che inizia tutto, io avevo 9 anni. Questa è casa mia, dove io ho occupato. Io ero un associato. Associazione significa 10 anni sono pesante, erano 28, vabbè, grazie a Dio. Questa è la mia camera da letto e c'ho una bella porta che si leva e si mette a sparare. I sparagni non mai guadagno. Un bagno te lo può pensare, ma chi è questo? Noi siamo arrivati ai tempi di guerra. Qua è casa mia. Adesso sono 6 mesi che sono libero. Dopo pochissimi giorni già sono andato al lavoro, una torrefazione. Diciamo ero uno spacciatore. Io avevo 18 anni quando mia moglie ha partorito, dopo 3 mesi mi hanno attestato. Quello che guadagno adesso prima lo vedevo al giorno. Andiamo dalla signora delle vele che mi ha chiamato già 2 volte. Buongiorno signor. Posso? Sta a posto. Ti ritrovo accendino per piacere. Cosa c'è piacere? Guarda che conosco. Salve. Bello, guarda. Già abbiamo fatto vedere l'altra volta, però guarda, abbiamo dormito così e purtroppo stiamo dormendo così. La casa sopra è vuota, distrutta. Che ci abbiamo dovuto mettere i pezzi per tamponare. Stanotte non mi pigliai la vacca. C'è una casa e abusivamente ci sono delle persone dentro e purtroppo io mi trovo qua. Non sono padrone di entrare nella mia casa. Volessi buttare a vedere. Devo andare a comprare un attimo un po' di spesa, a fare qualcosa, a prendere qualcosa da mangiare. Magari ci andiamo e poi andiamo a vedere questa casa. Signore, ti trovo accendino. No, aspetta, perché il cardino, spero che appiccica e il gas. Aspetta, Ma mi sa roba sticente, clippera, mi sa roba. ma se pigliano i figli Pure a me, se pigliano i fratelli. non si può appicciare. Ce la fai appicciare? Morimi, piano Il piano. capo da appicciare piano piano, che si può fuoco piano piano, è con mennucci. Piano piano. Hai visto? Qua ci sono persone che hanno avuto le case, infatti stanno già uscendo e io da qua non me ne posso andare. Stanno dando le case agli assegnatari, ma gli occupanti che ne sarà di noi? Dove andiamo? Che facciamo? Perché ci devono buttare fuori, qua si dice che ci buttano fuori tutti quanti. Devo aspettare qui, mi devo attaccare alle vele, aspettando un vigile, forse che mi viene a tirare giù. Andone, stasera, più tardi. Ti chiami a te, ma che vengo. Quelle sono i Casanova, il Casanova che hanno fatto e stanno assegnando finalmente. Spero che l'assegneranno a tutti, perché se mandano giù le vele purtroppo noi non potremo rimanere in mezzo a via. Ciao. Ciao. Posso? Senti, mi dai, che ne so, stasera sta a fare qualcosa per mangiare. A me pigliare un po' di soffritto. Ci facciamo un soffritto, magari ci scaffammo. I bocconcini, via i bocconcini. Se vanno bene? Sì, sì, va bene. A me mi piace cucinare tutto, perché comunque tengo un corso di cuoco e quindi va bene così. Là mi ha pigliato un corso di cuoco, estetista e parrucchiere, ho fatto un po' di tutto, quindi secondo me stava meglio, là stavo coperto. E quindi io lavoravo, non è che stavo impegnato,
insomma, potevo cacciare qualcosa per i figli miei fuori, un corso me l'ha piaciuto, fa tante che le belle cose, bravo. E buon pranzo. Grazie, a te buon lavoro. Ciao. Ha già cominciato il capo, ha già cominciato quando sono nato. Io sono stata chiusa in collegio quando ero piccolina per famiglia numerosa, perché la nostra famiglia è composta da 14 figli, 9 femmine e 5 maschi. Ci sono stata 6 anni in collegio, ho fatto fino alla terza media, dopodiché ho conosciuto a 16 anni mio marito, purtroppo ex marito. Sono uscito incinta il primo figlio. Mi ha fatto figli a presto, senza rendere conto. Ci venuto le sigarette contrabbando, non mi metto scuola rotista, ci venuto fazzolettine, cazzettine, ho fatto un po' di tutto. Purtroppo mio marito era un po' sfaticato, io ero stanca, tenevo 5-6 creature, uno che piccolino in nato. Non ce l'ho fatta più e me ne sono andata. Cioè, la verità proprio non è che me ne sono chiusa. Ci voleva una lezione, cioè, ti voglio fare i figli tuoi, 5 figli, uno che piccolino in nato. Come gli angeli, ci vanno i pannolini, ci vanno il latte, ci va questo, tu vai a tua mamma del padre, cioè te come faccio qua? Lo sbaglio che ho fatto, ho lasciato lui in casa mia, dove ho avuto la casa che adesso vi porto a vedere, con i bambini. Dopo manco 2 anni ho detto un po' di servizio sociale, ma c'è chiudere i bambini, ho fatto pure una convivenza, ho fatto altri 3 bambini, per dimostrare al tribunale che insomma sono in grado di tenere pure i figli miei. Come ne tengo 3, posso tenere pure a che sono con stesso i figli miei. Purtroppo io li ho persi perché comunque sono andati in affidamento, sono stati adottati e l'ho visto dopo 10 anni che ho finito la mia detenzione. Li ho visti grandi, sono diventata nonna, 7-8 nipoti. Stando con altre famiglie, ragionano diversamente e ognuno ha pigliato la strada sua, non è che tutti sono sistemati. Pure loro stanno, chi può pagare persone, chi sta fuori, chi sta a rinde, è una lotta continua. Sto ricordando cose che mi sento sempre sta feriti, una ferita che non si sanno mai, non hanno niente, nulla. Ma credevo che a loro, vabbè, dicevi stanno buoni perché i moggi che si possono, come faccio, cioè me ne faceva una ragione, pure anche se soffrivo. Però dicevo, vabbè, stanno buoni, non ci manca niente, mi faceva queste cose qua. Per la forza. Brava, per me la forza per non poter pensare. Mi faceva forza un po' a questo per chi annanzi, per non ci pensare. Mio figlio questa è la seconda volta. 2 giorni dopo che ve ne siete andati voi, dopo l'intervista che c'è stato l'arresto, purtroppo Guaglione, per dare un passaggio a mia cognata, si è trovato in una situazione che si trova adesso a Poggioreale e purtroppo ci mancava solo questo. Ci sto chiedendo a fare con loro, se tengo qualcosa ce lo porto. Lo so che è duro perché sacci che significa stare in, sacci che significa. C'è bisogno di tutto, perché in galera non è, vabbè, l'ha strammatizzata un poco, ma non è che ci sia chissà chi. Cioè, ti ha fatto tu, hai un lato là, te li ha costruiti tu per poter passare il tempo, per poter passare i giorni, l'anno, i mesi. Rischia da 8 a 20 anni di carcere. Un po' più giù, poi ti faccio vedere io dove dobbiamo girare. Questa è andata a scuola pure i figli miei, erano piccolini, li teneva a casa, li teneva più basso, che poi gli va prima, gli va all'esilo, erano uno più piccolini nato. Ecco qua, questo palazzo qua, tutto questo parco qua. Questo palazzo qua abbiamo. È casa mia e casa del convivente sopra, ma ti faccio vedere. Ecco qua, questa al primo piano è casa mia. E il secondo piano è casa del mio convivente che ha avuto 3 figli con lui. E questa casa qui è stata occupata e anche giù. Questo è il palazzo dove... Qua è casa mia. Ho lasciato mio marito con i miei figli quando mi sono separato e non so più che è successo. Chi ci sta? E ora c'è sta una signora che si trova abusivamente, non possiamo bussare perché non voglio fare tarantella. E sopra il mio convivente che ho avuto 3 bambini dopo la separazione, dopo che mi sono stati chiusi i miei figli, lui è rimasto a me, le 3 creature che erano piccerille. Questa qua. Bello parco, la casa sotto, la casa in coppa, non so, io non mi trovo. Io mi trovo in Deville. Io che i figli miei mi trovo in Deville. E su cosa lasci impazzire? Nessuno ti sente. Io già camminare tramite legge e voglio stare tranquilla.
Però non mi facete venire a me, non compito lo Stato e non compito dei vigili venire qua, io vorrei a signore perché si trova qua, come si trova qua, chi l'ha messo qua. Sta goccia di voce a diventasse nuda in oro, come che si sentisse per tutte parti. E che ne fai i pavarotti? Ecco qua, pigliamola a risa e pazzia, sdrammatizziamo un po' che domani mattina è un altro giorno. So che mo devono uscire le persone anche dalla Villa Gialla e dicono che i vigili interverrebbero per murare, dice che scassano tutte cose, per non fare occupare. La verità proprio avevo pensato di mettere un po' più a capere, che l'acqua che scorre, l'avete visto. Ma non ci possiamo entrare perché ora ci mettono un muro, levano le scale, scassano tutte cose. Sono stanco di vivere così, veramente, mamma mia. Mettere i militari qua fuori, stiamo a Baghdad. Mamma mia. Mettere i militari. Farà portare mica ci hanno messo, da 10 anni. Io sto proprio qua, io prima entrata, anche in modo non ti sbagli quando vieni la prossima volta, perché penso che ci sarà, a me è una battaglia, qua. Enzo. Enzo. Uscite da svegli. Ma è ancora notte. Non è curare. Fammi gegnare. Stando a casa tutti i giorni senza fare niente, scendere per il quartiere facevo solo tarantello praticamente. Ho riflettuto, ho detto no, basta, adesso non mi tocco più a lavorare. Attenzione, perché la pistola la tengo sempre, però questa volta è lo scotch, la pistola è lo scotch. E ora questo faccio, imbusto il caffè, faccio i pacchi di caffè e va bene così, sto bene, fortunatamente. Io parlai con il mio amico che diciamo è il nostro titolare, dicendo se c'era posto per Enzo sul lavoro. Lui rimase un po', disse Antò, Enzo punta a una carriera di attore, come mai questa cosa? È un suo sogno diventare attore, recitare, perché a lui questo piace, ma non è mai una cosa sicura. Andai a casa la sera, tornai da lavoro e gli dissi Enzo, che ne pensi se scendi a lavorare con noi? E lui mi fa sì, Andò, mi fa piacere. Adesso Enzo sta lavorando, contento di lavorare. Che dire, sono orgoglioso di questa cosa. Questa è casa mia. Prego. È piccerino. È piccolissima. E la casa nuova come sarà? È abbastanza grande. Questa è la stanza da letto. Questo è il bagno. Cioè, quindi il comune ha detto che è anche in ottimo stato, quindi sicuramente verrà una famiglia. La trovo buona che sta a me. E questa è la mia piccola cucina. Avendo paura del gas con i bambini, ho preferito più sull'elettricità. Qua è dove sono cresciuto sin da piccolino. A distanza di ben 25 anni, finalmente abbiamo avuto lo spostamento del comune agli alloggi nuovi popolari che hanno fatto. È finita l'epoca delle vele. Il giorno 21 farò questo spostamento
e me ne andrò dalla mia casa d'infanzia. Mi terrò una pietra di questa casa, la prenderò e me la murerò nell'alloggio nuovo, così porterò sempre un mio ricordo dell'infanzia di questo alloggio. Poi ci saranno anche molte famiglie che hanno occupato, purtroppo non arriveranno ad avere anche loro una casa nuova. È un po' dura la situazione. Cambiare casa per una parte mi dispiace perché abbiamo passato momenti buoni e brutti insieme qua in questa casa. Per 2 anni sono andata a Poggioreale e poi per altri 2 anni a Prato. È stato un momento brutto, che comunque avevo una bambina piccola. Poi nel 2014 lui è uscito libero e ce ne siamo venuti in questa casa. Nessuno mai ci ha aiutato, siamo sempre stati noi, da solo noi. Ora sono felice che ce ne andiamo perché andiamo incontro a un futuro migliore, pure per i bambini. E ora arriverà anche il terzo, arriverà un altro bambino perché sono in attesa. Io che ho già perso sonno e la fantasia, sta vita mia che n'ha già fa. Sto aspettando che sarà sti festa che non sentono. Che stanotte non si può dormire, le stelle in cielo mo s'affacciano e dinto mare mo si specchiano. Si torna a Napoli d'essere nata Maria Maria. Si torna a nascere senza morire. Buongiorno. Buongiorno. Siamo pronti? Mi raccomando, non scassate i mobili, a ti chiamano che vanno ancora subire. Saliamo? Questa è la mia stanza. Chi se rulette mi? Quella veduta, non faccia. Mi piace tornare qui perché ho dei ricordi, però mi viene pure un po' granzi. Oh, perché comunque 8 mesi ora non so poi, tutti i giorni.